Molto bene, numero 7. Concluda il suo rapporto sulle location in Costa Azzurra. Eccomi, mi trovo a Mentone, sono nella parte alta della città vecchia. Oggi analizziamo la strada percorsa dalla moto di 007 nell'inseguimento del film Mai dire mai. Ora proverò a farla in bicicletta, sperando che non mi arrestino. Il rocambolesco inseguimento del film Mai dire mai vede per la prima volta James Bond in sella a una motocicletta e parte dalla villa sopra Villefranche-sur-Mer che abbiamo già visto nel primo episodio sulle location di questo film in Costa Azzurra. Ci troviamo subito sulle alture di Mentone, nei pressi del tornante tra il cimitero du Trabuchet e quello del vecchio castello. E, una volta tanto, le riprese seguono un percorso che può essere replicato anche nella realtà, come infatti sto cercando di ripercorrere in bicicletta. La moto si infila in alcuni vicoli per poi risalire una scalinata che conduce al piazzale della basilica di San Michele Arcangelo. In seguito la motocicletta scende le scenografiche scale che dalla basilica portano verso il mare. Una volta svoltato in Roulong, Bond gira verso Quai Bonaparte e il lungomare, ovvero la Route Départementale 6007. L'agente segreto per poco non rimane intrappolato nella galleria Pascal Molinari, dove i suoi rivali lo stavano già aspettando, ma riesce comunque a sfuggire e l'inseguimento riprende ancora sul lungomare visto prima, ma in senso opposto. Ci spostiamo quindi verso il Principato di Monaco, nel quartiere La Rousse, ma in direzione verso Mentone. Queste scene sono girate in Boulevard du Larvotto e nel tornante dell'Avenue Princess Grace, davanti al parcheggio Monte Carlo Beach. E siamo scesi al porto, il vecchio porto Royal de la Dars, a Villafranca Marittima. Per la conclusione della corsa facciamo ancora un salto geografico e ci spostiamo per l'ultima volta a Villefranche-sur-Mer, nel porto della Darsena, tra i cantieri navali dove termina l'inseguimento. Eccolo lì. Il quarto arco è quello dove entra con la moto Bond. Ma torniamo a Mentone, dove è iniziato l'inseguimento, per analizzare più in dettaglio l'intero percorso. Eccomi, mi trovo a Mentone, sono nella parte alta della città vecchia. E lassù in cima c'è il cimitero del Trabuchet, io mi trovo davanti al cimitero del vecchio castello. Giù da questa discesa, la moto di Bond arriva e passa sotto al camion. Quindi la Renault 4 di Fatima prosegue su questa via, mentre Bond decide di prendere la strada che costeggia le mura del vecchio castello
per passare dalla scalinata della basilica, ovvero giù di qua. La moto ora scende di qui. La moto viene su di qui e risale queste scalinate verso la basilica. Giù da quella scalinata 007 scende in moto durante Mai Dire Mai. Al termine dell'inseguimento lungo la scalinata della basilica, la moto di 007 esce da quel tunnel, da quella galleria, prende qua la curva e riprende l'inseguimento in Quai Bonaparte. Ed eccomi nel tunnel dove cercano di fare un'imboscata al 007. Ma l'agente segreto è pieno di risorse e la sua moto è piena di sorprese. Quindi sfruttando uno dei suoi gadget riesce a scappare in direzione opposta da dove è entrato. Bond si nasconde e la moto poi esce di lì. Ci spostiamo nel quartiere La Rousse, proprio all'ingresso di Monaco. Eccomi davanti al Monte Carlo Beach Club. Qui c'è il tornante dove avviene l'incidente durante l'inseguimento di Mai Dire Mai. Come abbiamo visto, l'inseguimento termina nel porto di Villefranche-sur-Mer. La moto era partita su queste stesse alture, da quella villa arancione già trattata nella prima parte, per poi ritrovarsi subito a Mentone. Da qui, percorrendo un percorso che è possibile replicare anche nella realtà, passando dal quartiere La Rousse di Monaco, siamo ritornati a Villefranche. Con questa puntata abbiamo terminato l'analisi delle location in Costa Azzurra del film Mai Dire Mai, già viste in diverse stagioni e svariati episodi, a cui vi rimando se ve li siete persi. Nel frattempo, a presto, con nuove location bondiane. Never say never again.